tutti e bentornati sul canale di Uncinetto in un clic per terminare il modello 3 vestito da sposa e damigella in questa terza e ultima parte del tutorial. Quello che andremo a fare è qui davanti a voi, io l'ho già realizzato sul vestito da sposa. In pratica si tratterà di aggiungere al corpetto questo volant che parte da dietro sullo spacchetto, no? E fa il giro di tutto quanto il corpetto. E poi si tratterà anche di fare praticamente questo cordoncino, vedete, tutto intorno allo scollo, che è questo qua, che è praticamente un sistema per fare passare poi un nastro, in questo caso fatto di catenelle, ma nulla vieta di fare passare anche un sottile nastro di raso o di stoffa, di qualunque altro tessuto voi vogliate, ecco, farlo passare all'interno e poi stringere. Come sapete, infatti, questo vestitino dovrà cadere sulle spalle della bambola, e questo è un sistema che io ho escogitato per far sì che anche un vestito così voluminoso e quindi pesante possa stare perfettamente sulle spalle, cioè scendere col corpetto sulle spalle della bambola senza cadere ulteriormente, ok? Ora, oggi quello che io ho già realizzato portandomi avanti con questo modello qui lo rifarò esattamente uguale con il vestito più corto. Allora, in quest'ultima parte del tutorial andremo veramente a lavorare su una piccolissima parte del vestito, e cioè proprio questa parte qui, la più alta del corpetto. Ok? Andremo in pratica a lavorare su questa catenella che avevamo lasciato in rilievo, vi ricordate? Nonché su questa linea di punti che sono proprio i punti, la catenella con cui abbiamo iniziato tutto quanto il lavoro. Allora, in particolar modo noi useremo, abbiamo detto, anzi ve lo ricordo, io ve l'avevo già accennato durante l'esecuzione del corpetto. Allora, noi useremo questa catenella qui per tutti e due i lavori che dobbiamo fare. In particolar modo, la fila di punti più bassa noi la utilizzeremo, andremo subito dopo a utilizzarla per inserire sopra questa fila di 40 punti, vi ricordo, il piccolo volant che adorna la parte alta del corpetto. Invece, come vedrete, andremo a creare una struttura fatta di maglie basse qui in questo spazio per coprire il nastrino che verrà proprio alloggiato in questo spazio per tutta la lunghezza del corpetto. Allora, vi dicevo, iniziamo dal volant, dall'inserire il volant, quindi riprendiamo in mano il lavoro a partire, vedete, se questa è la catenella su cui dobbiamo lavorare e la fila di punti più bassa, quella che noi su cui lavoreremo per la precisione, allora io andrò a individuare questo come punto di inizio. Quindi vedete, ho messo l'uncinetto nel punto più basso, tenendo praticamente il punto più alto, che è questo, libero per il lavoro successivo. Quindi messo l'uncinetto lì, carico il filo con cui io voglio lavorare
e inizio a lavorare il primo modulo dei 10 moduli da cui il mio volano è costituito, che è fatto praticamente di 3 maglie alte, la prima delle quali è sostituita da queste 3 catenelle con cui io tiro sul mio lavoro, quindi la seconda andrò a realizzarla nel punto successivo che è questa. Poi andrò a fare, ecco qui anche la terza. Dopodiché, dopo aver fatto queste 3 catenelle, vado nel quarto ed ultimo punto a realizzare il motivo ad arco, che è lo stesso motivo ad arco dei volant, cioè in pratica io vado a lavorare una maglia altissima, poi una catenella e infine un'altra maglia altissima. Ok? Allora, si tratterà adesso di andare a ripetere questo modulo per un totale, visto che i punti base sono 40, di 4 volte. Allora, l'unica cosa è che io da questa parte terminerò invece che col motivo ad arco, come sarebbe appunto naturale, finirò con le 3 maglie alte, quindi l'ultimo motivo ad arco lo salto, questo per dare simmetria al lavoro. Ci troviamo quindi alla fine del giro. Bene, fatto poi questo primo giro con la ripetizione del modulo di 4 punti, 3 maglie alte e un motivo ad arco, allora poi andiamo semplicemente con un altro giro a rifinire il bordo di questo volant. Il giro è semplicissimo, allora intanto tiriamo sul lavoro di una catenella e lo giriamo il lavoro. Dopodiché cosa andremo a fare? Una maglia bassissima su ciascuna maglia alta e invece 4 maglie basse all'interno dell'arco saltando i punti che si trovano sulle maglie altissime. Allora è chiaro che noi qui la prima maglia bassissima l'abbiamo fatta sulla prima maglia alta tirando su il lavoro di una catenella. Quindi entriamo nel secondo punto e andiamo a lavorare la seconda maglia bassissima nel terzo e andiamo a lavorare la terza maglia bassissima sulle 3 maglie alte, dopodiché vedete entro direttamente nell'arco dove vado ad eseguire una, 2, 3 e infine 4 maglie basse. Ok? Adesso questa rifinitura qua vado a portarla avanti su tutta la lunghezza del volant. Quindi entro sul punto della prima maglia alta, prima maglia bassissima, secondo, seconda maglia bassissima, terzo, terza maglia, infine entro direttamente nell'arco e faccio le mie 1, 2, 3 e 4 maglie basse. Andate avanti così e ci troviamo alla fine del giro. Bene, sono arrivata in fondo al giro, a dir la verità mi mancherebbe l'ultimo punto da lavorare con maglia bassissima, che è la serie di 3 catenelle con cui ho tirato su il lavoro inizialmente. E allora mi sono fermata qua perché volevo farvi vedere come procederemo adesso. Procederemo con una serie di maglie bassissime su tutti i punti di questa catenella
per poi proseguire, vedete, lungo questo scollo a V, in maniera tale da rifinire anche questa parte del lavoro, cioè rifinirla, vedete un po' come ho fatto sul nostro modellino di riferimento, dove è chiaro che la catenella continua anche sullo scollo a V, per poter un po' regolarizzare il lavoro, no? Vedete, adesso ve lo faccio vedere sul nostro modellino su cui stiamo lavorando, è tutto frastagliato, allora cercheremo di dare una maggiore regolarità. Allora, quindi faccio così, allora intanto entro nel primo punto della catenella e faccio appunto la mia maglia bassissima. Allora qui, volendo, posso anche tirare su, visto che cambio direzione, di un altro punto, e poi si tratterà con pazienza di andare, scusate, ad individuare i vari punti e continuare con la nostra serie di maglie bassissime. Ok? Allora, è chiaro che dobbiamo cercare di individuare i punti un po', perché qua non c'è un vero e proprio, cioè non c'è una catenella chiara come fino ad ora, no? Quindi dobbiamo cercare noi di mettere l'uncinetto dove pensiamo sia meglio, dove troviamo un posto. Allora io ho finito di lavorare 3 maglie, ecco qua, 3 maglie della prima catenella, adesso vado avanti. Ecco, scusate, per me non è tanto agevole lavorare sotto la telecamera con tutto questo vestitino ormai quasi completo in mano. Ecco, va bene, comunque andiamo avanti come vi ho detto, cercando di fare appunto questa catenella su tutto lo scollo a V. Io man mano che procedo vi mostro il lavoro. Ecco, vedete, sono arrivata in fondo alla prima parte dello scollo. Adesso lavoro anche questo punto centrale e poi torno su da quest'altra parte. Ecco, vedete, in questo modo, ok? Ho fatto tutto lo scollo a V. Allora, volevo dirvi, mi raccomando, quando arrivate a questo punto qui, perché non dovete proseguire sulla parte più alta, ma dovete tornare qua sul volante, ok? Quindi riprendete il primo punto del volante, ecco così, e andate avanti in questo modo fino ad arrivare su in cima, e poi a questo punto questa parte del lavoro potete anche chiuderla, cioè tagliate il filo, chiudete il lavoro. Possiamo adesso sistemare anche questi 2 fili di inizio e chiusura del lavoro del volant, facendo, con l'aiuto dell'uncinetto, facendo passare il filo per esempio sotto alcune maglie qua, quest'altro da questa parte, e poi tagliando le eccedenze che eventualmente rimangono. Bene, questa parte del lavoro qui sul retro, ecco, vi faccio vedere un po' l'effetto che avrà quando sarà chiuso, quindi qui sul retro e sul davanti. Scusate, questo è il filo iniziale proprio del lavoro del corpetto. Allora, qui la prima parte è terminata. Adesso vediamo
come realizzare questo canalino, chiamiamo, per fare scorrere il nostro nastrino che reggerà tutto quanto il vestito. Io partirei anzi proprio dall'esecuzione del nastrino, perché poi dovremo appunto comunque inserirlo col lavoro successivo in questo spazio. Se come me volete usare un nastrino, un cordoncino fatto all'uncinetto piuttosto che un sottile nastrino di raso o di altro tessuto, come vi dicevo prima, allora dobbiamo semplicemente avviare il lavoro col nostro cappietto e mettere su 80 catenelle. 80 perché 40 io le calcolo, sono quelle che servono a fare tutto quanto il giro delle spalle, e poi 20, una ventina di punti sono quelle che mi servono per i due laccetti che rimarranno fuori. Cioè, il mio nastrino lo faccio con questo colore, quindi questo qui è il cappietto, e poi metto su le mie 80 catenelle, 2, 3 e vado avanti. Allora, fatta tutta quanta la catenella, posso tagliare il filo e chiudere il lavoro. Allora, vediamo adesso come si prosegue. Io intanto comincio a spiegarvi che cosa si tratterà di fare. Allora, tenendo questo nastrino alloggiato qua in questo spazio, cioè il nastrino che abbiamo appena fatto, si tratterà di andare partendo da questo punto qua. Allora, il lavoro inizia su questa fila di punti. Allora, sul primo punto si parte e sul primo, come su tutti gli altri, noi andremo a fare delle maglie basse, praticamente delle maglie che hanno un'altezza tale da coprire questa distanza. Questa maglia bassa la andremo poi a sovrapporre al nostro nastrino. Allora, immaginate che noi lo stiamo tenendo in questo modo, ok? Abbiamo fatto la nostra maglia bassa qui, la sovrapponiamo, andiamo poi a mettere l'uncinetto nella maglia più o meno corrispondente, ok? Di questa fila di punti, la seconda che avevamo lasciato in sospeso sulla catenella, e in pratica agganciamo questa struttura di maglie basse a questa fila tramite maglia bassissima. Vediamo come andiamo ad eseguire appunto questo lavoro. Allora, per prima cosa entro nel primo punto dello scollo. Vi ricordo che stiamo lavorando esattamente sulla catenella con cui abbiamo iniziato il corpetto. Tiro su di un punto e poi vado a fare le 2 catenelle che sostituiscono la maglia bassa iniziale. Allora, fatto questo, posiziono il mio nastrino qui nello spazio dove andrà alloggiato. Allora poi io riprendendo in mano il lavoro, vedete, tengo però il mio filo sul lato destro, intanto che vado ad individuare il punto sotto su quest'altra fila, metto lì il mio uncinetto e vedete, lavorando una maglia bassa, guardate, io ho praticamente, scusate, agganciato la maglia bassa che ho lavorato su questa fila a quest'altra fila di punti con la maglia bassissima. Dopodiché, allora, abbiate pazienza perché per me fare questo lavoro sotto la telecamera, io non guardo direttamente il mio lavoro, ma lo guardo attraverso la telecamera, quindi non è molto agevole. Allora, comunque, entro nel mio secondo punto, fila di punti di sopra,
Allora, mi raccomando, devo tenere sempre il nastrino, no, sotto. Allora, e realizzo l'altra maglia bassa. Fatto ciò, mi raccomando, portare il filo sulla destra perché se no non si riesce e andare, ecco, vedete, tornare sulla fila di punti, mettere l'uncinetto nel secondo punto e ancorare anche la seconda maglia bassa a questa fila di punti. Bene, proseguo insieme a voi facendo anche il terzo punto, vi faccio vedere come tengo l'uncinetto. Allora io rientro, per me è più semplice almeno, rientrare sulla fila iniziale di punti tenendo l'uncinetto in questo modo. Quindi realizzo la mia maglia bassa, ho detto, ok? Poi allora vediamo, sposto il filo a destra e vado ad individuare qua sotto l'altro punto che prendo in questo modo con l'uncinetto. Abbiate pazienza, ecco qua, ok? E di nuovo ancoro con la maglia bassissima. Bene, vado avanti un po' così vi faccio vedere come sta venendo fuori il lavoro. Allora, vedete, ho fatto io piano piano, chiaramente, la prima metà dietro. E viene una sorta di cordolo di questo tipo dove poi scorre all'interno il nastrino. Se volete potete anche controllare, no? Vedete come scorre bene. Ecco, perché chiaramente per poter sostenere il peso del vestito, questo nastrino poi deve essere ben stretto, ben allacciato, quindi deve anche, come dire, avere una sorta di effetto elastico, ok? Deve tirare. Quindi controllate che scorra man mano che procedete con il lavoro. Provo comunque ad eseguire qualche altro punto con voi. Allora, rientro tenendo l'uncinetto in questo modo nella maglia successiva, poi, ecco qua, scusate, faccio la mia maglia bassa, poi vado a individuare il punto, questo, entro così di punta con l'uncinetto, ecco, tenendo il filo a destra e poi unisco la maglia bassa con maglia bassissima alla seconda fila di punti. Vedete, poi io mi ritrovo così, ecco, si tratta di entrare ancora, maglia bassa, poi tengo il filo, vedete, a destra dell'uncinetto, ecco così, entro nel punto sotto e chiudo con maglia bassissima. Ecco, tutto questo bisogna farlo tenendo ovviamente la catenella in questo allungo. Ecco, cerchiamo di arrivare alla fine del lavoro, cioè di fare tutto quanto il giro in questo modo. Ci vuole giusto un po' di pazienza, Allora, ecco qua, facendo con pazienza a zigzag con l'uncinetto tra le due file di punti, tenendo sempre il nastrino, ecco, sotto il mio lavoro, io ho creato questo passante, diciamo, per i laccetti.
che sono qui. Allora, adesso si tratta di tagliare il filo, chiudere il lavoro e sistemare tutti quanti questi fili volanti sul rovescio del lavoro con l'aiuto dell'uncinetto. Ecco, fatto ciò, il lavoro è concluso. Vedete nella parte sul retro e qui sul davanti. Bene, siamo arrivati in fondo a questo tutorial in 3 parti, durante il quale ho replicato insieme a voi sia la versione, diciamo così, più lunga e ampia di questo vestito da sposa, il nostro modello 3, che la versione più corta. E spero che questo tutorial vi sia stato utile, che siate riusciti a realizzare i modellini. Fateci sapere. Sicuramente si trattava, come già vi dicevo nella presentazione, di un lavoro di grande pazienza, metodico, quindi complimenti a coloro i quali sono riusciti, seguendo le indicazioni, a realizzare questi modelli. Allora vi aspetto sempre sul nostro canale, in tutti gli altri tutorial, quelli che ho già postato e quelli che vi dedicherò in futuro. Intanto grazie, a presto!